Welcome, welcome, benvenuti. Ciao Donato. Ciao a tutti, ciao tesoro, bentrovati, con un po' di ritardo oggi. Ci vuole. Sì, ogni tanto può succedere. Opla. Un attimo solo che condivido. Ah, esatto, anche io ne approfitto. Vediamo l'audio. Qua. Allora, benvenuti, aspettiamo un attimino che siamo in ritardo. Come state Sì, invece intanto? Come stai Donato? molto bene, devo dire. Bene, bene, bene. Questa Ciao Maria scorsa, diciamo. Teresa, infatti eravamo in ritardo. Sì, dai, meglio tardi che mai, dai, ci siamo, ci siamo. La terra Com'è si sa. andata l'onda del seme? Raccontaci Donato. No, infatti stavo dicendo che è stata molto, molto proficua nel mio caso e quindi sì, sono successe cose, ho cambiato un po' di programmi, un po' di rivisitazioni, no? E quindi sì, bella, bella, mi è piaciuta. Questi 13 giorni sono veramente volati, è stato un battito di ciglia, tutti i Eh, semi piantati, perché si è fatto frutti. Ciao molto, Elka, esatto. È benvenuti. stata molto produttiva, esatto. Quindi quando fai tante cose sembra Tanta che roba, è stato faccia. proprio come prendere il respiro e arrivare, non mi sono accorta di questi 13 giorni. Sì, anche io. Poi sì, fra il portale di Sirio, una roba, tutti sti portali di Oh, attivazione gammifera. brava. Spero che tu abbia piantato i vostri semini perché ricordatevi che oggi entriamo nel King 157, la onda della Terra Rossa, che io e Donato siamo molto ben connessi perché l'anno scorso abbiamo entrambi Sono compiuto gli qua. anni in questa onda e Siamo io sono ben il sole di questa onda, la vero, sciamsa. esatto. E io un dragone, io sono tornato dragone, quindi quello. E No, che cavolo dico? Allacciatore, scusate, stai allacciatore. dicendo che c'è stato un gran casino come al tuo solito, rilassati, No, respira. vengo dal drago, ma sono un È la allacciatore. terra rossa che sta parlando. E guardate, potrei semplicemente riassumere in due parole, salutarvi e chiudere la diretta io oggi. Oggi Questa parla terra rossa. è più uraniana di lei, chi c'è infatti? Ascoltate solo così, nel No, senso. con due parole potrei salutarvi e dire ciao, buonanotte. Dovete Esatto, capire già questo. Oggi funziona così. Perché tutti i semi che voi avete piantato, ciao Angelina, ciao Ketty, ciao ragazze. ora dovete essere ben consci della strada e della sincronicità dove vi sta portando e dovete, io spero che nella onda scorsa voi abbiate lasciato che quel seme si interrasse, vi indicasse qual era la strada e avete dato tempo a quel seme di potersi disintegrare senza correre, senza avere l'ansia da prestazione di dover fare delle cose. Perché sicuramente ci sono state delle cose che vi potevano spingere a dover correre per poter mettere delle pezze a qualcosa, invece non c'è nessuna pezza da mettere. E ora che siamo nella Terra Rossa, che tra l'altro è un glifo che io di nascita incarno bene, cioè Beh, tu incarno nel c'hai, senso che hai il sincronotronico, cosa c'hai? Pure tu hai qualcosa io di. ho lo psicrono, Ah, lo psicrono psicrono. 57, la terra No, intonante io ho. ragazzi, gli psicrono sono importantissimi. Non ne ho E, mai parlato. Sì. e sapete che è uno dei bifi che sono sulla trompa, tra l'altro a Ipacal in Messico, Sì, sì, Palenque, chiari. Sì, sì. e quindi per me la sincronicità, i messaggi sono veramente importanti. Devo dire che stanotte alle 5 stamattina ero già in iperattività di vario tipo che mi muovevo e poi ci ho detto buona, ferma, ferma, buona.
Già tranquilla, respira. le antenne rizzate. Era proprio come, proprio, sento proprio, io sento proprio una, come se avessi una spinta, oggi sono molto electric, proprio una spinta fortissima di tante cose che sono successe sicuramente la scorsa settimana e per portare dei grandissimi frutti, cose che magari non immaginavo nemmeno che avrei potuto fare, no? Infatti, Ma, io ho avuto delle conferme. ma che adesso danno, come dire, la direzione. Quindi in questo momento bisogna stare fermi, guardare qual è la direzione, guardare tutti i messaggi sincronici e seguire questa direzione, cioè Sì, muoverci in direzione veramente di quello che vogliamo portare, di quel seme che abbiamo interrato, che abbiamo seppellito e che ha iniziato a tirare fuori quelle foglioline. Seguiamo dove vogliamo andare. Ciao Eva, meraviglioso, Terra Rossa Galattica, wow, wow. ti sento. Mi E, sento una onda dopo di questa sul cane. Wow. quindi importantissima questa onda, è veramente importante. È come pensare che è come un cammino, no? Un viaggio che andiamo come se noi facessimo un giro, pensate, lo Solkin Maya, pensatelo, tutte queste onde, questo percorso, come stesse viaggiando in un giro del mondo. State viaggiando in giro del mondo e in ogni paese in cui vi fermate incontrate delle persone diverse, delle energie diverse, delle culture diverse e ognuna di queste vi sta dando qualcosa. No? E adesso siamo arrivati, abbiamo piantato i nostri semi in un'isola dove stanno nascendo delle cose e adesso andiamo dall'altra parte e vediamo, ci facciamo guidare da che cosa? Da questa sincronicità, da questa connessione, no? Con altri mondi, da questa connessione altissima che è questa terra, che può essere anche che vi sentiate tremare la terra sotto i piedi, come dicevano le nonne, no? Esatto. Sì, Ma infatti è non so proprio. se vi ricordate, le nostre nonne, almeno la mia nonna mi diceva quando succedeva qualcosa o cadevo e mi facevo, sbucciavo le ginocchia, lei mi tirava su, mi tirava giù via un po' di polvere e diceva via, 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 vai, 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 avanti, avanti, avanti. La mia nonna ovviamente era una tempesta, non a caso, no? Ah, È stata tirata su da una tempesta, però mi è venuta in mente oggi proprio pensando alla Terra Rossa. Cioè non c'è tempo di metterci lì, oddio, mi sono sbucciata, guarda. No, no. Via, tirate via la polvere e continuate, guardate questi segni e tenete bene gli occhi aperti e lasciatevi portare. Datevi la possibilità di veramente seguire quello che sentite, che è proprio vostro, che sentite in connessione con voi. Questo è veramente molto importante. Ciao Erika, benvenuta. La Katy ci dice, tanti messaggi sono arrivati da indicare la direzione. Bene, sono molto contenta. bene, dopo adesso si naviga. E, Eva dice, le sincronie indicano le frecce di dove indirizzarci. Da 3 giorni non do, ma questa era la fine del seme, amore mio, non era la terra rossa. Vede quel seme lì che doveva dire delle cose molto importanti negli ultimi 3 giorni. E gli ultimi 3 giorni sono stati un bel movimento perché quel seme si stava aprendo e dando le sue indicazioni, quindi meraviglioso. Bene. Bello, bello, Bene, grazie. bene, quindi in 157 stiamo arrivando eh, piano piano, sempre camminando. E sapete come facciamo sempre io e Donato, che ormai ci siamo accorti che sono quasi 2 anni, no? Che stiamo condividendo queste nostre visioni, il Sì, tempo passa veloce, è incredibile. e incredibile, ma vero, non ce ne siamo accorti, no? Di tutto questo tempo che è passato, ma lo facciamo con grande amore e io continuo a lasciarmi, come dire, possedere onda dopo onda da quello che l'onda vi vuole dire, probabilmente le onde mi stanno possedendo quando le leggo. E Donato ci racconta invece sul Kim Maya e entra dentro a questa scienza galattica meravigliosa, questa scienza complicatissima, ma che cerchiamo di semplificare al massimo affinché voi possiate utilizzarla nella vostra quotidianità, perché in questo momento è veramente importante la quotidianità. Cosa dice la Terra? Stai connesso. Metti quei piedi giù, quello che vi rompo sempre le scatole.
Sapete che io ultimamente vi rompo molto su questo, perché voi non mettete coi piedi giù nella terra, non può manifestarsi nulla. Quindi finché noi non ci centriamo nella terra, tutto il resto, questa sincronicità non può arrivare da noi e noi non possiamo vederla, quindi è assolutamente importantissimi questi 13 giorni, no? Quindi se non vi siete ancora centrati, mettete giù le radici, attaccatevi alla terra e lasciate che tutto possa manifestarsi e possa indicarvi dove andare e cosa fare. Allora, vi chiedo di fare un respiro con me, cominciamo dal Kin di oggi, il Kin 157, Terra magnetica, con la sua affermazione e poi andiamo oltre. Un respiro, io unifico per evolvere, attraendo la sincronicità. Sigillo la matrice della navigazione con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Respiro ed entriamo in questa meravigliosa onda della terra rossa. Vediamo che cosa ci deve dire per i prossimi 13 giorni, per darci qualche indicazione su come navigarla, no? Visto che è il navigatore, vediamo un po' come possiamo navigare. Se ci dà qualche consiglio di cosa fare. Intanto la Terra Rossa dice: dimentica il passato, chiudi totalmente tutto quello che è stato fino ad oggi e riconosciti chi sei ora, qui e ora, chi sei diventato, chi è il nuovo te stesso, qual è quell'alieno, quello spirito che c'è in te, chi sei oggi, quale forma ti dai, ti accetti oppure no? Guardati e segui i nuovi segnali che ti manderò nei prossimi 13 giorni. Nei prossimi 13 giorni ti indicherò nuove strade, ti indicherò qual è il tuo cammino, ma dovrai stare molto attento ai segnali che potrebbero anche essere irriconoscibili, ma che se sai chi sei, sicuramente ti saprai cogliere. Eccoci. Allora, la Terra Rossa parte oggi, come dico io, con la Lamborghini gialla sotto casa e via andare veloci. Non c'è tempo, come vi ho detto prima, come diceva la mia nonna, via via via, non ti sei fatta nulla, giù la polvere dalle ginocchia e si prosegue, si va avanti. Vai. Qualsiasi sia la cosa che state facendo, cercate di mantenere quell'obiettivo, di mantenervi centrati affinché voi possiate continuare quel viaggio che vi ho detto, questo giro del mondo che stiamo facendo, che vi porta esattamente dove dovete andare. Quindi la strada è aperta ed è molto veloce, per quello dovete stare molto centrati, molto dentro, molto online dentro di voi, con questi piedi ben connessi alla terra, perché la strada è veramente molto veloce, parte molto velocemente. E vi chiede la Terra Rossa di portare armonia dentro di voi, di riportare veramente quel bilanciamento, di portare tutte le cose in bilanciamento affinché voi possiate riconoscere e possiate camminare, navigare e muovervi, perché ci sarà da muoverci parecchio, però sempre mantenendo un'armonia. Ricordatevi, armonia è molto importante. Ciao Anna, benvenuta.
E questi giorni di terra rossa, questo percorso che andremo a fare, ci farà cambiare modo di vedere le cose, più che altro su noi stessi. Ci guarderemo in un modo diverso, ci vedremo in un modo diverso e forse ci stupiremo anche un po' di come non l'abbiamo visto prima, di come non ci siamo riconosciuti prima, di come prima c'era un velo che ci copriva e oggi posso togliere quel velo e ho il coraggio di guardarmi, di vedere chi sono e di vedere che poi non è vero che sono sbagliato, non è vero che devo cambiare opinione su di me, semplicemente io sono esattamente dove voglio essere e che mi lasciavo portare da delle credenze e da tantissime cose che gli altri mi dicevano che dovevano essere così. Ma io sto bene dove sono esattamente dove voglio essere, non voglio essere in un altro posto, non voglio essere diverso. E allora, e allora mi permetto di essere, mi permetto di camminare con tutte quelle cose, quelle qualità che sono mie, con tutto quello che ho intorno a me, che ho tantissime cose, e posso iniziare un cammino che è proprio il mio cammino, dove io mi riconosco, dove io mi sento e dove mi si aprono milioni di possibilità, a patto che io sia connesso con una grande leggerezza. Cioè questi spostamenti di questa onda devono essere veloci e leggeri. Non dovete essere appesi, non è che vi potete portare la casa e tutte le responsabilità sulle spalle. Alleggeritevi, alleggeritevi, affinché voi possiate camminare veramente in quelle nuove strade, potete scegliere qual è la strada che volete percorrere, perché sentite quella strada è proprio, e quella è la mia. Io voglio sapere proprio voglio fare quella strada lì, perché sì, è quello che voglio fare e me lo permetto. Io mi do il permesso di camminare in quella strada, ma leggermente, non con la pesantezza che mi contraddistingue. E posso manifestare, a quel punto io manifesto nella mia vita e nella mia strada esattamente quello che voglio fare, il mio progetto, e lo seguo perché io è quello lì che voglio fare. E adesso mi è molto chiaro e vado dentro e sto nell'essenza, non mi faccio portare fuori da niente e come dire, mi scoperchio, mi tolgo la maschera e mi mostro per chi sono e non ho paura che mi guardi, non ho paura che mi vedi, non me ne può fregare di meno, io sono così e seguo la mia strada perché ho le qualità per seguirla, ho la conoscenza per seguirla, so già tantissime cose, sono pronta a camminare lì, devo solo credere in me, credere in tutte le mie parti e avere il coraggio di non portarmi dietro tutto, avere il coraggio di camminare con leggiadria, ma con che cosa? Con una grandissima fede in me, in quello che faccio. E quel progetto che io voglio fare, nessuno mi può fermare, ma nessuno lo può fare. Smettete di trovare delle scuse della mamma, del marito, dei figli, con nessuno vi può bloccare perché tutto è sincronico e tutto può andare al proprio posto per seguire quello che voglio fare io. Se io incomincio a seguire, fare quello che sono venuto qua a fare, come lo voglio fare io, tutto si metterà in bilanciamento perché io lo possa fare. Vi smettete di sentirvi in colpa, ma lasciate andare delle cose. Ho detto prima, queste strade vanno seguite e ci si deve collegare alla terra leggermente, non con tutti i pesi, perché c'è un cambio da fare, un cambio molto grande
che la Terra ci richiede per poter procedere, per poter capire che cosa è sincronico con me, io mi devo fermare e devo essere un canale fra cielo e terra, lasciare che il mio cuore batta, e il mio cuore mi muova, e il mio cuore spulsi per dirmi qual è la direzione. E per un attimo devo stare un attimo ferma per sentire qual è il profumo che voglio seguire. Il profumo è la mia strada, sono io, solo io, ricordate. Quindi riportate in bilanciamento, riportate in armonia tutte quelle aree della vostra vita che sono un po' sconquassate. Abbiate il coraggio di aprire quelle finestre, di dare aria e di muovervi. E abbiate il coraggio di credere in voi, abbiate il coraggio di iniziare a camminare in un terreno che è totalmente nuovo, un terreno che vi fa anche un po' paura, perché pensate di non essere bravi, ma poi se vado lì e quello cosa pensa. Qui io mi fido di me, torno a me, le mie radici sono ben centrate sulla terra, io sono ben saldo e posso manifestare l'essere che sono, perché sono venuta qui sulla terra per ritrovarmi, per trovare quel cuore che sta pulsando qua davanti a me, per darmi la direzione dove mi devo muovere. Quindi seguite le pulsazioni del vostro cuore, perché è lì che la terra, la sincronicità apparirà un secondo e velocemente voi vi muoverete. Non ve ne renderete nemmeno conto, ma tutto sta nel scegliervi e nel riconoscere. Andiamo a vedere quali sono gli aiuti. Questi 13 giorni, chi ci aiuterà? Help. Guardate, l'innocenza. Chi ci aiuterà è proprio il credere, quello che ho detto prima, il credere e il stare leggeri. Io credo e sto leggero e vado dove devo andare io. Quindi è molto importante veramente, voi torniate a credere in voi stessi, assolutamente. Ciao Auri. È già uscita, guarda. Non poteva essere altro che questa la carta del Sole e della Luna. Da 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 da. Urano, ovviamente. È caduta da sola, è uscita da sola, si è buttata e ha detto: Oh, non dimenticatevi che credo nel cambio, io devo cambiare, basta stare lì statici, eccetera. Qui parliamo dell'extraterrestre che viene giù e usa la telepatia, quindi cominciamo a usare la telepatia che l'abbiamo tutti questa medianità, ce l'abbiamo tutti, non è vero che solo qualcuno ce l'ha, l'altro non ce l'ha, ce la siamo solo dimenticata e possiamo comunicare. Non importa che venga in Italia, ragazzi, ci possiamo parlare da qua, non importa che prenda l'aereo, voi mi sentite e lo so che le persone che stiamo facendo delle cose insieme mi sentono, quindi ragazzi, ricordate, Urano, il cambio, un cambio veloce, mi permetto quel cambio, quello che vi ho detto all'inizio, mi permetto quel cambio, perché io sono pronta, ragazzi, voi siete tutti pronti, quindi non nascondetevi dietro a mariti, dietro a fidanzati, dietro a mamme, babbo, figli, trovate e riconoscete voi stessi, soprattutto sapete perché? La cosa veramente importantissima, il rispetto verso di voi. Rispettate l'essere che siete, rispettate quello spirito che è dentro di voi. E siete qua per quello. Non siete qua per avere 100.000 palazzi e conti correnti, ma siete qua per voi, per la vostra evoluzione, per ritrovare quel grande amore che è soltanto non ho paura di cambiare, posso morire e rinascere 1000 volte,
e io sono qui e me lo permetto di essere chi sono. Ti posso piacere o no? E vabbè, avrò un amico in meno, ma forse avrò anche tantissimi amici in più e tantissime persone in più che mi vorranno bene. Quindi permettetemi, poi me lo saprete dire, però dopo voi che cominciate. Adesso vi leggo il meraviglioso poema, è bellissimo ovviamente. Io sono il navigatore codificato dalla terra rossa. 17 è il mio numero. Le mie insegne sono i sigilli armonici della mente planetaria e della mente stellare, che ritornano alla sorgente. Io sono l'indivisibilità di tutto il tempo e della coscienza. Io tengo le mappe dell'origine celestiale e seguo i segni della sincronicità. La mia corona è il portale interdimensionale della vita galattica intera. Il codice 13 e 7 sopra e sotto, nel centro 441 e su ogni lato l'11 e il 27, chiavi del potere sincronico del 7. Le lenti sincroniche mi permettono di vedere tutte le cose radialmente. Io sono l'evoluzione in movimento. Io sono il viaggiatore stellare perfezionato, guidato dalle frequenze telepatiche che tengono le stelle e i sistemi planetari in ordine. Il compasso galattico è la mia ruota. Chiavi alla conoscenza della navigazione galattica, di cui i segni sono le direzioni da conoscere per ogni viaggiatore del tempo. Conoscere me è conoscere il linguaggio delle stelle. Meraviglioso, no? Quindi ricordatevi, lasciamo che questi 13 giorni di questa onda ci possano parlare di questo linguaggio delle stelle, linguaggio che è scritto dentro di noi, che è tatuato dentro il nostro spirito, e che questa telepatia che ognuno di noi ha possa aprirsi affinché ognuno di noi possa comunicare liberamente, ma liberamente, ricordatevi, da un profondo amore, perché finché voi non ritroverete quell'amore per questa navigazione e per questa velocità di movimento, che a volte sì, è anche tanta, lo ammetto, ma poi è anche bellissima, perché ci porta esattamente, se ci lasciamo portare, dove dobbiamo essere. Quello è il mio posto. Io sono qua davanti a voi e sono ben felice di potervi condividere questa meravigliosa terra rossa che ovviamente adoro, adoro, adoro. Voglio bene e passo la parola al mio amato Munchai. Grazie a Grazie, tutti di ascoltarmi, grazie. grazie, 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 meraviglioso. Benissimo, allora adesso vi spiego un attimo un po' dove siamo in questa diciamo bussola quadridimensionale, appunto, che è lo Tzolk'in. Quindi essendo usciti da questa onda del seme, come già accennava Shams, ora abbiamo messo i piedi per terra, quindi l'alieno barra comunque extraterrestre guidato appunto da Urano che governa questo glifo stupendo, adesso deve essere pronto per comunicare, diciamo, un linguaggio che ci deve comunque aiutare a camminare appunto su questa terra, però captando i messaggi, quindi
con questo linguaggio di tipo galattico che risveglierà se camminiamo bene e ovviamente rispettiamo noi stessi e l'amore per la terra che ci accoglie, perché questo non è altro che un viaggio per noi, no? Noi siamo atterrati qui come anime che sono aliene, se ci pensate, perché comunque questo è uno stop dei tanti che abbiamo deciso di fare. Quindi adesso qui questo appunto questo legame con il grande campo e come dire il linguaggio galattico che è fatto di segnali, è fatto di simboli, è fatto di colori, è fatto di numeri. Questa è la telepatia di cui si parla e di cui comunque la Terra Rossa ne è capostipite. E quindi mi viene da dire che assolutamente questo linguaggio comunque è assolutamente sacro e che i Maya ci hanno tramandato, quindi questa frequenza 1320 nella Terra Rossa viene esplicata in toto, perché noi non a caso molto sincronicamente, appunto uscendo dal seme, fioriamo, no? Come ospiti, mettiamo così, su questo pianeta per cercare di navigarci appunto al meglio possibile, cercando le nostre direzioni, le nostre più giuste strade, quello che ci piace fare, in quello che siamo bravi, insomma, quello che è la nostra missione appunto interdimensionale, quindi galattica. E infatti molto importante, volevo anche dirvi, non vi ho mai parlato purtroppo, ma comunque sono molto importanti i castelli appunto, perché lo Tzolk'in è suddiviso anche in 5 castelli, quindi sono fatti ognuno di 4 onde e oggi entriamo proprio in quello giallo. Siamo usciti dal castello blu, che è quello della trasformazione, quindi quello che abbiamo fatto per diciamo trasformare qui nell'evoluzione della Terra, entriamo nel castello giallo, che è quello del dare, quindi maturare il viaggio che si è fatto per arrivare qui, per nascere e per fiorire su questa terra, su questo pianeta, su Velatropa 24.3. E qui appunto dobbiamo cercare di navigare appunto i messaggi per tornare al principale originario legame che questo pianeta aveva, secondo le storie cosmiche e galattiche, con Urano, che infatti, come dicevamo, guida questo glifo, ok? Molto sincronicamente e magicamente il glifo, diciamo, di sfida. Allora, partiamo dall'analogo che è il compagno ed è il vento che ci parla sempre di femminile da recuperare, quindi anche qui il recupero della 13ª luna, il recupero a diciamo un ritorno a navigare e viaggiare un tempo più in sintonia, più armonico con il pianeta e nella comunicazione quindi alta, quindi che ci arriva dallo spirito, ok? Quindi attraverso il respiro. Questo è l'analogo e parla di femminile sacro, assolutamente legato e governato anch'esso da Urano, legato alla Terra, guidato ovviamente da se stesso, ma come ben dicevo poc'anzi, il fatto dell'antipode, che è la mano blu che cos'è? È proprio è la Terra, cioè è il pianeta, è governato dalla Terra, ok? Quindi anche qui ci riconferma che questo pianeta ci accoglie, noi siamo extraterrestri, cioè la nostra anima è extraterrestre, perché comunque non ha limiti planetari, cioè noi potremmo incarnarci chissà dove e venire da chissà dove. Per cui questa mano ci aiuta a mettere bene i piedi sulla terra per realizzare quello che vogliamo realizzare di noi stessi nella ricerca dei nostri strumenti, nella ricerca della nostra conoscenza che riconosciamo essere in linea e in armonia con il messaggio della nostra anima, no? Quindi quella che viene dalla fonte, diciamo, da cui ci siamo distaccati, che era quella del vento, dello spirito.
E quindi tutto questo è bellissimo perché dobbiamo trovare appunto il giusto intruglio, la giusta alchimia su questo pianeta per poter esprimere e per poterci ritrovare la nostra missione, ritrovare cosa sono i nostri più alti intenti reali, ecco, quelli che vogliamo portare. E poi parla anche infatti in un caso di guarigione la mano blu, perché qui noi siamo scesi come fossimo in una sorta di succursale, no? Una scuola comunque che ci dà la possibilità, gli strumenti, le persone che incontriamo, tutto quello che noi sperimentiamo e viviamo qui ci serve, no, per progredire nel nostro viaggio di anima, e quindi questo porta anche questo, no, a questa guarigione della mano, che è l'antipode. Quindi questa è la sfida, ma è anche una chiave di fortificazione proprio, che ci servirà, molto utile. E poi anche qui meravigliosamente, sincronicamente, nell'occulto abbiamo nascosto il seme già da cui proveniamo, il seme proprio quello, in questo caso vabbè cosmico, comunque, che viene fra l'altro dall'onda di Shams, perché è quella dell'umano, che anche quella è sempre della Terra, in caso. E quindi questo seme ci torna a Io sono dire... come Peperoncino, sono dappertutto. No, ma Sono vabbè, ma come il non a caso. peperoncino. Beh, ma tu c'hai questo psicrono che ti... Cioè, comunque sei molto legata alla Terra, quindi hai tutta proprio la raccolta akashica lì, per cui per quello che si incastrano. Poi il seme è anche il tuo analogo, figurati, è l'analogo Esattamente. dell'acqua, per cui. E quindi niente, dicevo, questa fioritura, questa essenza, questo grandissimo potenziale che abbiamo nascosto, questo bagaglio che ci portiamo dietro, no? Da tutte queste esperienze fatte, sparpagliato in giro per la galassia, appunto, qui dobbiamo cercare di fiorirle, no? Ecco, quindi ci dice questo, l'occulto è proprio il seme, quindi rendersi consapevoli di chi si è, di cosa si può raggiungere, di cosa si può fiorire, realizzare, eccetera, eccetera. Ecco, questo è tutto il discorso. Un'altra cosa ultima che volevo dire di questa onda meravigliosa, di questo glifo, è che alla fine, quando incontreremo questa luna, che anch'essa insieme poi anche alla notte, che non a caso anche qui compare proprio nel cuore, la notte blu dell'onda, quindi anche lei ci parla un ritorno del dream time, quindi il dream spell, ed è iperconnesso a tutti questi tre elementi, questi tre archetipi, quindi il finale che è la luna è assolutamente proprio il recupero, ok, del femminile sacro perduto nella 13ª luna da recuperare, che ci hanno tolto, perché come ben sapete gli anni del calcoloso gregoriano sono, scusa, i mesi sono 12 invece che 13, invece il calendario lunare, che è strettamente legato al sacro femminile, ne ha 13, infatti qui siamo ora proprio, pensate che meraviglia di sincronicità, nel 13° mese galattico lunare, e fra poco, 2 settimane, entriamo nel nuovo anno galattico, quindi Sirio sorgerà insieme al Sole per la prima volta, e dal 26 di luglio poi si riparte da capo con il sincronario, che è quello che ci regola, diciamo, l'andamento su questo pianeta, cioè come, diciamo, calendario per muoverci qui. Poi invece lo Tzolk'in è un'altra cosa, quello proprio puoi girare ovunque nell'universo con quello, perché vai dalla quarta dimensione in su. E quindi dicevo, questa luna recupera proprio questo, perché è assieme alle acque universali che purificano e fanno fluire, quindi andando a rendere il terreno appunto più fertile, no? Della terra, assieme alle acque, le emozioni e tutto ciò che è meccanicizzato in questo tempo 1260 può essere assolutamente, come dire, smantellato e rilasciato, e si può progredire veramente verso un'evoluzione per lasciare entrare e uscire, quindi ciclicamente e più naturalmente, quindi senza trattenere appunto il karma vecchio, senza andare verso
verso appunto il nuovo e quello che l'anima ci richiede di diventare. Tutto questo poi entrando nel vento domani, nel vento lunare, no scusate, che cavolo dico, nello specchio lunare, il colore mi ha un attimo confuso. Lo specchio lunare infatti ci pone di fronte esattamente a chi pensavamo di essere e dobbiamo assolutamente fare una sorta di analisi, un'analisi molto profonda che vada oltre, diciamo, l'immagine che abbiamo dato fino a questo momento di noi, quindi qua è assolutamente importante capire quanto noi possiamo e dobbiamo emanare da noi stessi, da chi realmente siamo, ok? Quindi la sfida è di riportare in ordine quell'immagine che noi a volte riflettiamo ma che non ci corrisponde più, ok? Quindi qua dobbiamo trasformarci, ricordiamoci su questa onda. Poi abbiamo il tono 3 che è la tempesta, tremate, tempesta elettrica, blu così, Sapete, una abbiate pietà del nostro dragone, abbiate pietà del nostro dragone. me la faccio sempre sotto con la tempesta, sì. No, poi quest'anno questa è tutta la tematica che noi, io e Shams, stiamo attraversando, quindi immaginate un po' questo. E ovviamente una tempesta così forte doveva capitare su questa onda, perché l'elettrico si sa che porta veramente come dire, lo smobilitare totale, cioè proprio l'attivazione di un servizio che è già pronto, quindi qua dobbiamo essere veramente già come dire, energizzati per fare fronte a questo scompiglio, a questo grandissimo movimento a cui ci metterà di fronte la tempesta, perché si sa che senza il movimento non c'è assolutamente possibilità di evolvere, quindi di tornare a quell'arcobaleno, ecco, quindi dobbiamo proprio vincolarci al nostro essere, alla nostra tempra, al nostro temperamento e tutti i nostri doni, i nostri colori per andare verso sempre questa autorigenerazione in questo caso. Poi abbiamo il sole che torna sempre dopo la tempesta, che è la Shams, quindi buon complechin di ritorno di quest'anno, che ci sarà come una sorta di recap, diciamo, di tutto il viaggio che da quasi, sì, 8-9 mesi abbiamo fatto fino qui. Quindi qua c'è da ovviamente focalizzare l'attenzione su la forma, che il tono 4 dà sempre la possibilità di esprimere nella materia un qualcosa, in questo caso parliamo di verità alta del sole che illumina e scalda quindi quello che noi portiamo, quello che noi vogliamo riportare in vita, perché il sole dà vita, quindi trovare il canale giusto per realizzare questo, per, per, per appunto far sì che l'incastro su questa terra possa apportare il cambiamento e lo sviluppo giusto attraverso la luce e la verità che noi portiamo di noi stessi. Poi andiamo nel dragone, il dragone rosso intonante, no, non dragone, il dragone sono io, 161, perché quello è Ne quello che basta ho. una e avanza. Esatto, ne abbiamo anche a basta. Il draghetto, il drago intonante rosso, che qua siamo nella torre, quindi facciamo la prima curva e come sempre rincontra il colore, diciamo, portante dell'onda, no? Quindi rincontriamo il colore rosso per la prima volta e capendo che con il drago, cioè, va assolutamente accettato e, come posso dire, fortificata l'immagine, il carisma e ciò che è la nostra vera essenza. Quindi non dobbiamo avere paura, come il dragone spesso ha, di essere e di esprimere se stesso e anche quindi di essere, come dire, essere aiutati, cioè richiamare a sé quello di cui abbiamo bisogno, ok?
perché comunque sì, il drago nutre, però nella radianza del tono 5 deve essere anche in grado appunto di ricevere a testa alta, di andare assolutamente verso un recupero, una rinascita di se stessi in totale armonia e in totale proprio coerenza con quello che è e che porta, quindi sapendo di essere veramente un aiuto per gli altri, per se stesso, una madre, perché il drago di fatto questo è, la madre, la grande madre da cui tutti proveniamo. Poi dopo abbiamo il tono 6 che è ritmico e abbiamo il vento, ecco qua il vento che ritorna, di cui abbiamo già parlato, che è il compagno primario della terra, quindi nel tono 6 ritornare appunto a un'armonia con la comunicazione silente, proprio silente, che dentro il nostro corpo crea questo canale e vuole trovare uno spazio per poter attecchire il suo messaggio, ok? Quindi questo messaggio dello spirito viene, arriva, noi lo accogliamo con grandissima armonia, con grandissimo senso di gratitudine ed equilibrio per creare dentro di noi lo spazio giusto nell'accoglierlo e poi appunto portarlo in esterno ed espirarlo fuori, ok? Poi abbiamo la notte blu, come dicevo, che è il cuore, qua siamo nel centro proprio magico dell'onda, ed è la notte blu che non a caso ci parla di intuito, l'intuito che anch'esso assieme ai segnali che la terra rossa ci scarica attraverso la sua elettricità e ci fa arrivare in tutti i modi, ci scuote per capire bene come cavolo dobbiamo comprendere questi messaggi, e qui arriva la notte, infatti per fortuna, che ci aiuta attraverso l'intuito alto, quindi quello proprio che proviene dal sogno, dal mondo del sogno, quindi attraverso soprattutto il mondo onirico e tutta l'abbondanza che ne consegue per farsi strada e raggiungere attraverso il cuore in questo caso, quindi ascoltare proprio quello che il nostro cuore ci comunica e quali sono veramente i nostri sogni che tante volte teniamo nascosti in questo cuore e non abbiamo il coraggio di esporli sì, neanche di recepirli a volte, e quindi questi sogni si fanno più vividi attraverso la notte e attraverso appunto il campo immenso energetico della frequenza del nostro cuore. Dopodiché abbiamo il seme galattico, appunto, che ci fa ritornare un po' al lavoro appena precedentemente integrato ed esperienziato, quindi tutto il bagaglio e tutto quello che abbiamo, come posso dire, progettato, ok? Nel buio dell'involucro del seme, qui iniziamo proprio, lo sviluppo è già stato avviato, la nascita e la rottura è già avvenuto, ovviamente, quindi qua semplicemente ne godiamo, raccogliamo e possiamo assolutamente integrare, consapevolizzare tutto quello che c'è appunto da reintegrare ora verso questa nuova direzione, questa nuova versione di noi stessi che verrà fuori alla fine di quest'onda, e quindi renderci consapevoli di questa grande trasformazione che abbiamo fatto da seme a guerriero. Poi dopo abbiamo il serpente solare. Col serpente solare anche qui incontriamo l'altro spigolo, angolo, diciamo, curva, che da qua ci porta verso l'alto, verso l'uscita, poi verso il cosmico. Quindi il serpente sempre colore rosso, cromatica rossa, spingere noi stessi e assecondare le pulsioni verso appunto la realizzazione di ciò che vogliamo sperimentare illimitatamente.
veramente, ecco, qua veramente il serpente solare ci dà la forza proprio di dirigere le nostre menti, il nostro più alto intento, diciamo, molto magneticamente, perché il serpente è così, no? È anche un incantatore, quindi dobbiamo assolutamente seguire quello che le pulsioni del nostro corpo attraverso il serpente ci vogliono far sentire, ci vogliono spingere a realizzare, proprio perché poi il tono solare è proprio anche nella realizzazione. Quindi tutto quello che è assolutamente anche anticonformista o anche esperienze proprio di qualsiasi tipo, insomma, sessuali, oppure cose che non abbiamo mai fatto e che mai pensavamo di noi, con il serpente solare siamo in grado e possiamo permetterci di testarle. Poi abbiamo il mio allacciatore dei mondi planetario 166, su cui io ora navigo in questo anno, e quindi qua porta a, come dire, fare una sorta di creare, come dire, un collegamento che ci sia utile per ritornare da un lato a quello da cui proveniamo, che non ci ricordiamo, diciamo, di cosa parla, di cosa realmente, insomma, vogliamo, dobbiamo realizzare, diciamo, come viaggio di anima, e quindi ritornare un po' in questo campo invisibile, in questo mondo che è il campo della morte, però allo stesso tempo dobbiamo veramente perfezionare il tiro per poi essere pronti al cambio, perché poi di fatto la Lacciatore dei Mondi esige un cambio, quindi un ricollegamento a ciò che avevamo dimenticato, che è la nostra missione di anima, e allo stesso tempo darci la possibilità di creare e manifestare appunto questo messaggio invisibile, ok? Di cui, diciamo, ci eravamo dimenticati. Poi dopo abbiamo la mano blu, tono spettrale, ed è qua quello di cui vi parlavo prima, quindi la sfida è sempre nel tono 11, e qui si ritorna appunto nell'equilibrio fra l'energia appunto accogliente della terra e l'energia appunto che vi descrivevo prima, un po' aliena, di passaggio, quindi ospitante, diciamo, dell'essere che è l'ospite, che siamo noi, l'umano. Quindi qua si ritorna a ritrovare e a rilasciare tutto questo legame come traccia, diciamo, su questo pianeta, quindi sulla Terra, sul terreno, sul 3D, sulla matrice tridimensionale. Cerchiamo di portare e di sciogliere quindi questi nostri talenti e queste cose che la mano ci offre, perché noi possiamo esprimerci, appunto, possiamo esprimere questa nostra identità intergalattica che è appunto in viaggio continuo. Poi abbiamo la stella 12, cristallo, che ci serve a comunque condividere nella bellezza e nella creazione di qualcosa che portiamo dentro, e che finalmente siamo in grado e abbastanza forti di osare, diciamo, esprimere e mostrare di noi e di quello che volevamo e abbiamo realizzato. Quindi portare questa grandissima opera, ok, allo scoperto, per poter renderla
universalizzarla, ecco, quindi renderla molto fruibile, ecco, al collettivo, quindi consacrandoci ad essa e quindi in fedeltà di questa bellezza che è univoca ed è unica che portiamo noi. Poi abbiamo in finale appunto una cosmica che appunto, come dicevo, qui sempre di più viene come dire in trionfo e a galla ritorna in limpidezza dopo questa bellezza cristallina della stella, cristallo, qui appunto questa luna può splendere, può riemergere da queste acque stagnanti, putride della matrice, diciamo, del tempo patriarcale solare di tipo appunto del calendario solare, e quindi ritornare a questo 13, pensate la luna, il femminile sacro, il 13, la 13ª luna, quindi trascendere e purificare appunto questa durezza e questa insensibilità, mi viene da dire, di questo patriarcato e di questo maschile un po' deturpato, perché è stato anch'esso deturpato da alcune persone, religioni, eccetera, eccetera, e quindi ritornare a quel flusso naturale che ci permetta di essere, ritornare all'androginia, quindi a sentire quanto l'anima sia assolutamente androgina e quindi aliena, mi viene un po' brutto, però comunque in armonia, insomma, di nuovo con la galassia, ecco, quindi non più alienizzati, cioè alienanti, ecco, alienizzati, sì, insomma, non sentirsi più non a casa propria, ecco, pur essendo sulla Terra, ecco, quindi ritornando a un'origine più completa e più compatta di noi stessi. Perfetto, ora vi leggo il poema anch'io della mia versione, che è il numero 17, e recita: io sono il navigatore, codificato dalla terra rossa. 17 è il mio numero. Le mie insegne sono i sigilli armonici della mente planetaria e della mente stellare che ritornano alla fonte. Io sono l'indivisibilità di ogni tempo e ogni coscienza. Io detengo le mappe di origine celeste e seguo i segni della sincronicità in nome dell'evoluzione cosmica. Mia corona è il portale interdimensionale della totalità della vita galattica. I codici del 13 e del 7 sono sopra e sotto. Nel centro c'è il 441 e su ciascun lato l'11 e il 27, chiavi del potere sincronico del 7. Le lenti sincroniche mi permettono di vedere ogni cosa radialmente. Io sono l'evoluzione in movimento. Io sono l'esperto viaggiatore stellare, guidato dalle frequenze telepatiche che mantengono in ordine le stelle e i sistemi planetari. La bussola galattica è il mio volante. Chiavi per la conoscenza della navigazione galattica, che è lo Tzolk'in, tra parentesi, i cui segni sono le direzioni che ogni viaggiatore del tempo deve conoscere. Conoscere me è conoscere il linguaggio delle stelle. Perfetto. Quindi buon ritorno a casa. Grazie Donato. Grazie a tutti voi della pazienza, dell'amore, di ascoltarci. Speriamo che le nostre indicazioni possano esservi utili. Buona onda a tutti, come dice Anna, buona onda a tutti, buona navigazione. Ciao Anna, buona onda.
insegni e mandiamo un mondo d'amore, tanti baci, io dall'Egitto e Donato da Berlino. Sì. E ci vediamo alla prossima onda. Grazie mille a tutti, grazie. Alla prossima, che saremo già nel nuovo anno galattico. Ne parliamo dopo, tu vai sempre troppo avanti, qui ora. Impara a stare qua, metti i piedi sulla terra. Yalla. Vedete che mi tocca gridarlo anche alla fine dell'onda. Vi voglio bene. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti, ciao, un bacione, un abbraccio.